giovane volevo esplorare quell'ambiente fatto di trasgressione e sessualità perché ne ero attratta e incuriosita e al contempo, quando ho scoperto che non mi interessava più, che quello che dovevo vedere l'avevo visto, ho deciso di cambiare e mi sono dedicata al campo dello spettacolo più canonico. Vi ricordate di Selene? Negli anni 90 bastava pronunciare quel nome per evocare una donna magnetica, ribelle e sorridente, capace di trasformare la trasgressione in un personaggio pop. Ma che fine ha fatto oggi quella diva simbolo di un'epoca? Dietro Selene c'è sempre stata Luce Caponegro, una donna che ha cambiato pelle più volte senza smettere di cercare se stessa. Bentornati nella soffitta di Pippo, il luogo dove le icone del passato tornano a raccontarsi. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti quale protagonista degli anni 90 vorreste nella prossima puntata. Buonasera e benvenuti alle lezioni di elettrotecnica Maneghetti. Oggi rendiamo omaggio a Selene, ricordandone il fascino e soprattutto la capacità di ricominciare. Luce Caponegro nasce a Roma il 17 dicembre 1966 e cresce a Ravenna. Fin da giovane mostra un carattere curioso e poco disposto ad accettare una vita già scritta. Studia danza e canto e sviluppa un forte desiderio di libertà. A 26 anni entra nel cinema per adulti e sceglie il nome Selene, breve, luminoso e impossibile da dimenticare. Il successo arriva rapidamente. Tra il 1993 e la fine del decennio lavora con alcuni dei registi più conosciuti del settore, ottiene numerosi riconoscimenti e diventa una delle interpreti italiane più celebri anche all'estero. E tu che ci fai, ca? Santina, amore, perché ha voluto rischiare da solo? Facevi parlare a me, non era meglio? Il suo punto di forza non è soltanto la bellezza, difficile da ignorare. A renderla speciale sono il sorriso, l'ironia e quel modo naturale di stare davanti alla macchina da presa. Ma scusate una domanda, perché siete venuto a parlare con me? Senta, direttore, Santina ne esce da carcere a tutti i costi. Io ho parlato con il magistrato e mi ha detto che i tempi della scarcerazione sono lunghi. Direttore, lei mi aiutare. Santino non può stare carino manco un altro giorno. L'ammazzeranno. No. Ma ti devo pure in capo una cosa, che nella mia prigione non si muore senza il mio permesso. E poi spione, quando parlano, si devono assumere la piena responsabilità di quello che fanno. E che mi volesse rere? Che te voglio dire? Se i cittadini vogliono tuoi, che io gli faccio un favore, anche tu devi fare qualche piccolo sacrificio. Selene diventa presto molto più di un nome legato al cinema riservato agli adulti. Partecipa a trasmissioni televisive, appare sulle copertine, incide i singoli dance Lady of the Night e It's Raining Again e nel 1994 ispira una rivista mensile di cultura erotica e fumetti, un vero fenomeno di costume. Altro che meteora, Selene era diventata un marchio pop prima che la parola brand invadesse ogni conversazione. Un grande salone. Ero molto curiosa. Ricordi il suo debito e si conceda a qualsiasi uomo la desideri. Gradisca un pensiero per la sua bellezza e disponibili. Eppure, nel momento in cui avrebbe potuto continuare, decide di fermarsi. Alla fine degli anni 90 sente che quell'ambiente non le appartiene più. In seguito spiegherà di non voler cancellare il passato, ma nemmeno di essere definita per sempre da una sola stagione della sua vita. Aveva cercato la libertà attraverso la trasgressione. Con il tempo comprende che la libertà può assumere forme diverse, meno rumorose ma non meno profonde. Dopo il ritiro prova a costruire una carriera nello spettacolo tradizionale. Partecipa al Maurizio Costanzo Show, Domenica In, I Fatti Vostri, Ciro, il figlio di Target e Omnibus. Compare inoltre in Scarlet Diva, Zora la vampira, BB e il cormorano e Il giorno più bello. Ragazzi,
te mi fai impazzire. Hai visto? Questa è arte, questa è cultura. Nel 2004 prende parte alla prima edizione della Fattoria, mostrando un volto più quotidiano e vulnerabile. Luce ha raccontato di aver affrontato pregiudizi e persone convinte di conoscerla soltanto per ciò che aveva rappresentato. Ma invece di restare prigioniera di quell'etichetta, sceglie un percorso fatto di spiritualità, maternità e ricerca dell'equilibrio. Dopo l'addio ai set, vive un periodo di castità durato circa 15 anni, come fase di raccoglimento e ricostruzione interiore. Nel 2012 apre a Ravenna un centro dedicato all'estetica e al benessere, chiamato Luce. Si specializza nella tricopigmentazione, lavora come wellness coach e concentra le proprie energie sulla cura e sull'autostima femminile. È un passaggio simbolico quasi perfetto. Dopo essere stata guardata per anni, decide di aiutare altre donne a guardarsi con maggiore serenità. Una trasformazione degna di una sceneggiatura. Poi un'altra svolta. 14 anni fa ho deciso di occuparmi della bellezza femminile. Sono un'estetista imprenditrice. Nel 2019 pubblica l'autobiografia Da bambina sognavo di volare, nella quale ripercorre le scelte e le ferite di una vita vissuta senza mezze misure. Il messaggio centrale non è il pentimento, ma l'evoluzione. Luce non vuole cancellare Selene, vuole ricordare che una persona è sempre più grande dell'immagine con cui il pubblico l'ha conosciuta. Nel 2024 torna in televisione come concorrente dell'Isola dei Famosi. L'esperienza dura poco, ma riporta Luce davanti al grande pubblico. Oggi, a 59 anni, continua a presentarsi come artista, imprenditrice, wellness coach e professionista del benessere. La storia di Selene non è soltanto quella di una diva sensuale degli anni 90. È la storia di una donna che ha conosciuto la fama, il desiderio, il giudizio e poi il bisogno di silenzio. Una donna che ha attraversato molte vite e che oggi preferisce essere chiamata Luce. Forse il suo fascino più autentico è proprio questo, non aver mai smesso di cambiare. Se volete vedere le altre puntate di Ciro, dovete pagare il canone Meneghetti. Meneghetti, di tutto, di più. E voi come la ricordate? Come icona provocante degli anni 90? Come volto televisivo o come donna capace di reinventarsi? Scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi alla Soffitta di Pippo, lasciate un like se questo omaggio vi è piaciuto e suggeritemi la prossima protagonista, perché qui, in soffitta, certe stelle non smettono mai davvero di brillare.